Bentornati amici smokers, in questo video, da come si evince dal titolo, vi farò vedere la mia ultima pipa acquistata, una Mastro de Paca usata. Intanto sto facendo prendere un po' di aria a un Solani 660 Silver Flake. Ho la scatola vuota, me ne erano rimasti giusto 2-3 cariche in Bormioli. Buonissimo Virginia Kentucky, che tra l'altro l'ho già recensito, vi lascio il link nella descrizione se lo volete vedere, se siete curiosi. Questi sono gli ultimi flake, ovviamente sono rimasti un po' spezzettati tipo broken flake. L'odore è sempre ottimo. Vi presento subito la pipa e poi vado a caricare. Intanto vorrei anche semplicemente fare due riflessioni per come la vedo io sulle pipe usate, quello che è stata la mia esperienza, perché so che a qualcuno, probabilmente anche a qualcuno di voi, perché magari l'ho pensato anche io all'inizio, di non essere tanto propenso per le pipe usate, perché i motivi quali possono essere? Non tanto l'igiene, perché informandosi si evince che se disinfettata bene non c'è nessun tipo di rischio. L'unica cosa è che rimane magari quel pensiero che si ha rispetto alla pipa come un oggetto personale, e quindi magari pensare che l'abbiano fumata chissà quante volte, che ci abbiano sbavato dentro e quant'altro può sinceramente scoraggiare, e si pensa anche che comunque ci sono delle soluzioni economiche, insomma, per delle pipe che almeno penso io che con 100 euro ti compri una pipa decente. E magari all'inizio ho pensato anche io così. Ultimamente però mi era venuta questa curiosità di provare, e intanto volevo una Mastro de Paca perché sono delle pipe che mi hanno sempre affascinato, conosciute in tutto il mondo, non c'è bisogno di presentazione. E ho trovato questa pipa che vi faccio vedere subito, che costava praticamente quanto una tessera platino che fa la Mastro de Paca, che prevede una pipa in omaggio, 100 euro. Quindi il dilemma è cresciuto ancora di più: nuovo o usato allo stesso prezzo. Certo sono pipe diverse, no? Questa pipa qua che ho preso alla fine è una Mastro de Paca del 1975. Mi arrangio un po' con la luce. Che bellilla. Allora, questa nelle mie mani può sembrare piccola perché io sono abbastanza grandicello, comunque è un foro 21,5 per una profondità di 55, è un bel secchiello, acquistata tramite conoscenze ormai della rete da il carissimo Mauro Cassarà, che ormai è conosciutissimo nel settore, la sua fama lo precede. Comunque sono rimasto soddisfatto sin dal principio. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdervi i video che pubblico settimanalmente. Ne ho presi più di 3 grammi abbondanti, eppure sciacquano. I pro, secondo me, che portano e mi hanno portato all'acquisto di una pipa restaurata sono diversi. Ad esempio, il fascino tenere un oggetto perfettamente conservato, restaurato, del 1975, praticamente ha qualche anno più di me. Bella. C'è anche da considerare l'aspetto finanziario, chiamiamolo, di quello che si spende per una pipa di livello, ossia con l'usato ci si può permettere non so, una Danil a 200 euro, una Castello, una Ceppo, pipe che da nuove sappiamo benissimo
possono arrivare a qualsiasi cifra, ma tranquillamente a 500 euro. Mentre con un buon restaurato ci si può permettere di provare una di queste pipe, come questa ad esempio. Un brindisi, cheers! Tra l'altro mi è capitato più di una volta di confrontarmi con fumatori americani o latinoamericani i quali ci invidiano questo fatto che abbiamo tanti produttori di pipe, tanti artigiani, tanti marchi e quindi siamo più facilitati nel reperire pipe usate e ci possiamo permettere una buona pipa usata, un buon marchio a poco prezzo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti che mi interessa. E poi, altra cosa importante che è stata quella di pensare a che fine faranno un giorno le mie pipe. Questo oggetto che ogni fumatore di pipa custodisce gelosamente. Le puliamo, le lucidiamo, le mettiamo al loro posto, in bella vista, in vetrina, le teniamo al sicuro. Un giorno che fine faranno quando noi non ci saremo più? Sinceramente non mi consola tanto l'idea che probabilmente finiranno ammucchiate in una bancarella, nel migliore dei casi, se non direttamente buttate. La cosa più bella che posso pensare è che continuino a vivere e a bruciare. Io ho dato continuità a questa bella mastro di paca. Bene amici, anche per oggi ha sido un verdadero placer. Sia para acá, hasta la próxima amigos smokers.